raga, a me attrezzi del genere non me li dovete dare. Un portacravatta o un portacollane? Non lo so. Ah, addirittura era già rotto il contatto. Nuova settimana, nuovo video. Oggi vediamo come trasformare un portacravatte d'armadio in un portacollane da Comò. Sigla! Un mio amico porta tante collane, così mi ha chiesto se potessi costruirgli un portacollane, perché ce l'ha sempre lì buttate sopra il comò, una cosa e un'altra. Quindi ci siamo inoltrati in questa nuova avventura e mentre stavo lì a girare un po' sui vari shop online mi sono imbattuto in questo coso. Questo è un portacravatte da armadio che si appende semplicemente, ha qui i due tasti per far scorrere il binario e l'accensione e lo spegnimento di tutto il sistema e dei LED. Innanzitutto dobbiamo trovare il modo per alimentarlo con una presa, perché qui vediamo che ha un vano per le batterie, ma sicuramente il vano batterie non sarà più accessibile, quindi lo andrò ad aprire e andrò a far uscire un filo con un cavetto USB. Mettiamoci subito all'opera, anche perché qui in laboratorio fa freddo e se non mi muovo congelo. Perfetto, lo abbiamo aperto, non c'era più la saldatura che teneva, quindi abbiamo qui due cavetti, presumo siano appunto il positivo e il negativo, andiamoli subito a collegare con un cavo. Ok, cablaggio collegato, adesso lo attacchiamo alla presa e vediamo se funziona, forse esplode tutto. Allora, non è esploso. On, si è acceso, raga. E se premo il tasto, wow! Spettacolo! Questo sta così e girano. E gira. E gira tutto intorno alla stanza. Lo fermi, vai avanti. Si spegne. Spettacolo, spettacolo. Adesso lo vado a richiudere. Ok, adesso andiamo a mettere questo da parte, lo prenderemo di nuovo tra un po' per qualche rifinitura esterna nella parte che rimarrà visibile e ci spostiamo subito alla realizzazione del box che andrà a contenere il tutto. Mi sono appuntato le misure del portacollane, adesso vado a fare qualche tracciatura e eseguiamo i tagli e poi andiamo ad assemblare il tutto. E adesso che abbiamo fatto tutte le tracciature, possiamo continuare coi tagli. Ok, e adesso che abbiamo anche tagliato le tavole e pulito tutto, possiamo procedere con l'assemblaggio.
Ed ecco che abbiamo finito finalmente il box dove andare a alloggiare il tutto. Un secondino che prendo subito quel cosino che gira. E adesso bisogna andare a trovare un modo per fissarlo. Pensavo di avvitare questo suo coperchio superiore nella parte inferiore del coperchio del box, così che questo rimanga automaticamente fissato al coperchio. Ma prima devo wrappare questa parte qua col carbonio. Ok, wrap fatto, abbiamo verniciato l'interno. Nel frattempo ho anche fissato il coperchio sopra all'aggeggino che gira. E innanzitutto facciamo il foro per far uscire l'alimentazione. Dopo di ciò smerigliamo un po' qui la plastica per fare un po' più di spazio nella sede e andiamo a chiudere il tutto. Ne approfitto per ringraziare Wox Necro Music per la colonna sonora di questo e dei video a venire. Vi lascio infatti il suo canale qui a destra e in descrizione. Tornando a noi, mi sono armato di trapano e fresa a tazza e ho fatto il foro per l'alimentazione, ma il coperchio stava stretto e ho ben pensato di togliere così l'eccesso di plastica. Avevo la soluzione definitiva per assemblare il tutto e l'ho subito messa in pratica. Sono passato alla fase della rifinitura e dopo una bella smerigliata, una bella stuccata con uno stucco professionale usato in dotazioni aerospaziali e balistiche, con una nota in più grazie a Wox e con voi che oggi siete quasi 350, meritandovi un grande grazie per il sostegno che date a me e al canale, ecco a voi il progetto 3, Bandoleros.